Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo di nuovo di Longobardi e di Odino. Bentornati, dicevamo, come sempre, grazie ai nostri Patreon, grazie ai nostri abbonati che ci sostengono e grazie a chi vedrà questo video fino in fondo e lo condividerà. Grazie perché con questo supportate tutte le attività della Fara, dal villaggio nel bosco che è rimasto un po' fermo a causa delle frequenti piogge, alle attività ricostruttive sui corredi, alle didattiche. Seguiteci sui social perché a giugno una piccola rappresentativa della Fara si sposterà in Svezia a un meraviglioso evento e vi daremo delle informazioni in diretta, oltre poi a raccontarvelo una volta ritornati. Bene, torniamo all'argomento. Perché parlare di nuovo di Odino quando un anno fa, vi lascio il video, avevamo già affrontato questo argomento e io avevo raccontato come nelle sue didattiche la Fara ci tenga a precisare la mancanza di identità perfetta fra l'Odino scandinavo e il Gotan longobardo. Beh, per un motivo molto semplice. Alcune settimane fa è uscito un nostro video sulla religione longobarda, in particolare sulle fasi della conversione, sulla questione dell'arianesimo, sullo scisma tricapitolino, ma anche sulle origini pagane. E soprattutto sui social, in realtà più che su YouTube, si è di nuovo ricominciato a parlare della religione delle origini, eccetera. E la figura che attira più l'attenzione è proprio questo dio principale che Paolo Diacono cita. Coincidenza, negli stessi giorni, un caro amico Paul Mortimer dei Wulfednas, se non li conoscete vi lascio il link, sono il miglior gruppo ricostruttivo alto medievale in assoluto, ha condiviso un articolo. Questo articolo, tratto da una monografia del 2019, si occupa proprio di questo aspetto. Il titolo dell'articolo è, se non ricordo male, Mercurio, Wotan e Odino, due punti, uno o molti. L'articolo fa parte appunto di una monografia interamente dedicata alle religioni della Scandinavia dell'epoca merovingia e poi vichinga. In questo articolo ho trovato una meravigliosa analisi della situazione degli studi e un punto di vista, a mio parere, estremamente equilibrato. E quindi ci tenevo a riportarvelo e ovviamente a lasciarvi il link in descrizione, perché credo che rispetto al brevissimo video dell'anno scorso i contenuti di questo articolo rendano molto più chiaro il nostro ragionamento, soprattutto a chi non ha familiarità col tema. Ora, l'articolo in sé tocca i Longobardi solo di sguincio, infatti li cita fra le fonti altomedievali germaniche che fanno riferimento o a Wotan o Wodan o, come nel caso dei Longobardi, a Gotan, che però loro stessi, Paolo Diacono stesso, dice che presso gli altri germani è noto come Wodan. E poi ne segue una lunghissima analisi. Quindi giusto una contestualizzazione per chi magari abbia perso alcuni dei nostri video passati, Paolo Diacono racconta le origini mitiche dei Longobardi e in queste origini mitiche dice che il loro dio principale era appunto Gotan o Wodan e che fu lui, tramite un escamotage che adesso non starò qui a riraccontare per l'ennesima volta, ma vi lascio il video ai nostri racconti, gli darà il nome di Longobardi, mentre prima si chiamavano Vinili. Ecco quindi che non è un aspetto secondario del periodo pagano, quello relativo al dio Gotan o Wodan. E ancora chi poi analizza la conversione dei Longobardi al cristianesimo riconosce nella tendenza al culto di San Michele Arcangelo, quindi di un santo guerriero, una continuità con la funzione guerresca del dio Wodan. Di conseguenza parrebbe che questa divinità e la sua adorazione caratterizzasse i Longobardi in maniera molto profonda. Ecco, in questo saggio, che è completamente disponibile online in maniera gratuita, vi dirò di più, è disponibile l'intera monografia in formato PDF se voleste scaricarvela. Trovate sempre il link in descrizione. Ecco, in questo articolo l'autore analizza gli studi, diciamo, dell'ultimo secolo e qualcosa sulla figura dell'Odino scandinavo, sui suoi rapporti col dio germanico Wodan e tirando in ballo anche il cosiddetto Mercurio celtico, Lugh, e addirittura
i culti pre-vedici dell'India con la figura di Varuna. Detta così può sembrare un pochino farinosa, ma, allarme svarione, in realtà è un bellissimo viaggio all'interno della storia delle religioni e della storia degli studi di storia delle religioni negli ultimi anni. In particolare, io vi racconto un attimo questo saggio in maniera molto concisa, ma diciamo che ci sono almeno due punti di vista, cioè quello legato all'interpretatio romana, cioè al fatto che gli autori latini antichi o più tardi, che comunque scrivono in latino, tendono a riferirsi tanto al dio Wodan, tanto a Odino, tanto ad altre divinità del mondo germanico, come a Mercurio. Stessa cosa che faranno appunto e che hanno fatto col Mercurio celtico. Dall'altra parte ci sono poi gli studi di storia delle religioni del XX secolo e i tentativi di collocare la figura di Odino e la sua nascita nel contesto scandinavo insieme alle radici nel mondo germanico e prima indoeuropeo. Procediamo per passi. Alcune delle teorie che vengono esplicitate all'inizio del saggio riguardano due modi di vedere la figura di Odino completamente contrapposti, ovvero, secondo una delle teorie, è una figura di recente costituzione del VI secolo d.C. in Scandinavia, secondo l'altra visione, invece, ha radici profondissime nel periodo delle migrazioni indoeuropee, nel secondo millennio avanti Cristo, che arriva fino poi alla Scandinavia vichinga. Il secondo punto di vista, quello che appunto concede alla figura odinica un passato molto lungo, è quello che prende spunto dalle teorie di Dumezil. Chi non lo conosce è un autore che ha studiato la spiritualità indoeuropea in senso lato, in particolare sul mondo germanico-scandinavo ha scritto molto, ma la cui teoria riassunta in un'unica frase, quindi chiaramente in maniera imprecisissima, ma sempre per poter continuare con il racconto di questo saggio, vedeva la società indoeuropea, quindi dall'India all'Europa, come tripartita, tanto nella società degli uomini quanto nella società degli dei. Una delle tre funzioni, quella legata al comando, era a sua volta divisa in legge e magia. Nella visione di Dumezil, Odino rappresenterebbe appunto la funzione legata alla magia, mentre Tuir, che però non ci interessa in questo video, ricopriva la funzione legata alla legge. Ecco che in questo schema tripartito lui vede una continuità che parte appunto dalle fonti prevediche e arriva fino a Odino, passando attraverso i Wodan germanici. Fino a qui, però, se solo questa teoria fosse quella raccontata, sembrerebbe in aperta contraddizione con quanto la Fara ha espresso nel video di cui vi ho parlato in precedenza. Lo studio però si fa più approfondito e affronta anche altre teorie secondo cui il grosso della definizione di questa divinità, che l'autore comincia a chiamare non più Odino, ma di tipo Odino, perché corrispondente ad alcuni degli attributi che vengono riconosciuti ad Odino e ad altre divinità prima di lui. Ecco che la definizione di questa figura di tipo Odino andrebbe ad avere una crescita molto rapida e un arricchimento di aspetti nel bacino del Reno del periodo delle migrazioni. In questo contesto, quindi, quelle che potevano essere le radici indoeuropee di questa figura, di cui non sappiamo il nome, ma che chiamiamo di tipo Odino, vengono influenzate queste radici da componenti celtiche, da componenti romane, addirittura dal culto mitraico, sottolineando come fosse quella un'epoca di fortissimo sincretismo religioso. Lo studio poi si spinge oltre riportando anche varie teorie di vari autori che nel corso dell'ultimo secolo e mezzo hanno affrontato il tema. Ma secondo me la parte più interessante, quella che crea appunto una conclusione al dibattito o quantomeno un punto di partenza per nuove analisi prive di preconcetti, che è il grosso problema che noi abbiamo nel mondo ricostruttivo. Spesso quando si affrontano i temi antropologico-religiosi, chi lo fa è
rendo conto che il termine sia un pochino fuori luogo, ma penso che sia molto esplicito, confessionale. Lo fa con professione di fede e di conseguenza si discosta molto dagli studi. Ecco, dicevo che la cosa che interessa, la conclusione a cui l'autore arriva, ve la leggo, l'ho stampato apposta per averla qui, è molto interessante, piuttosto articolata, ma molto molto interessante. Allora, eccoci, trovate la conclusione. Ve la traduco velocemente, quindi scusatemi se ogni tanto mi incarto. Nel paragrafo che precede la conclusione, appunto, dice, fa una riflessione su quali rapporti appunto ci possono essere stati fra il Wodan germanico, l'Odino scandinavo, il Varuna indiano, eccetera, e arriva a porsi la domanda con cui apriva l'articolo. Sono questi dei identici? No. Sono storicamente in relazione tra loro? Sì. Quindi, la domanda alla questione del titolo, se uno o molti, deve essere entrambi, uno e molti. Odino o Wotan non è una tarda divinità nel mondo germanico o nel nord, ma come diversi altri dei è parte di un processo di trasformazione continuo. Questa conclusione trovo che sia fondamentale per andare a definire con onestà la figura di queste divinità nei pantheon pagani precristiani. Di conseguenza anche in quello longobardo del nostro Wotan, così stretto parente di Wodan, appunto. L'analisi, passando attraverso le varie interpretazioni, le varie scuole, mostra la forza di alcuni punti, ad esempio l'efficacia dell'andare a ricercare aspetti comuni alle divinità germaniche, a quelle indiane, ma mostra anche l'impossibilità di riconoscere la completa identità anche solo fra Odino e Wodan. Quello che dice l'articolo è che nel corso dei secoli le religioni, come qualsiasi fenomeno umano, si evolvono e di conseguenza cambiano. Anche le religioni che sembrano più monolitiche, come il cristianesimo visto dall'esterno, sappiamo benissimo che nei secoli è cambiato enormemente e il cristianesimo di oggi non assomiglia minimamente a quello delle origini né tantomeno a quello alto medievale. Lo stesso processo deve essere accaduto anche al mondo pagano e così se esisteva in un'epoca molto arcaica una figura di divinità legata alla magia, probabilmente questa figura in un secondo momento, magari proprio in quel bacino del Reno così sincretico, è diventata preferenziale per quella fascia della popolazione legata alla battaglia e alla guerra e quindi ha acquisito anche delle attribuzioni proprie di un dio della guerra e quindi un dio della magia e un dio della guerra cominciano ad avvicinarsi molto alle informazioni che poi avremo sul tardo Odino scandinavo, ma ricordiamo che queste informazioni arrivano principalmente dall'Islanda in fonti tardissime e scritte da cristiani, quindi quello che noi possiamo raccontare e quello che noi dobbiamo tenere in mente quando analizziamo queste fonti è che il processo di evoluzione di queste divinità è continuo e progressivo, procede per assimilazione di funzioni e per accostamento di tali funzioni. E quindi divinità diverse diventano un nome che all'inizio si riferiva solo a uno di questi aspetti può a un certo punto includere però anche attributi che arrivano da altri aspetti, perché la storia e il pensiero cambia e si evolve. Quindi Odino e Gotan dei Longobardi sono lo stesso dio? No! Però probabilmente sono parte dello stesso percorso evolutivo che da una figura archetipica del mondo indoeuropeo, attraverso successive aggiunte, acquisizioni e riaggiustamenti, porterà poi all'Odino scandinavo. Vi lascio tutto questo in descrizione. Il saggio è bellissimo, io oggi non mi sono dilungato per non rendere ancora più confusa la mia esposizione, ma troverete riferimenti all'etimologia del nome, al fatto, no, che ad esempio Adamo di Brema cita Wodan come Id est furor, che appunto Adamo di Brema cita Wodan
ed è una fonte molto tarda, ma l'autore arriva a dire questo Wodan così tardo probabilmente comunque non è l'Odino scandinavo. Ci sono riferimenti alle analisi appunto legate alle fonti latine sul Mercurio celtico, c'è un'analisi molto lunga su Varuna. Eh, Godetevi questo saggio perché è veramente uno spettacolo e secondo me ha un approccio equilibratissimo che non dovrebbe offendere nessuno, ma che permetterebbe finalmente di aprire un dibattito sereno su come raccontare la religione pagana dei Longobardi al pubblico e fra noi appassionati. Grazie di tutto, alla prossima e mandi!